Con il profumo del primo caffè del mattino ci svegliamo tutti in casa. Ciao ragazzi, io sono Wendy e in questo video voglio condividere con voi più di 5 semplici azioni che mi aiutano a mantenere la casa pulita, a organizzarla bene e a godermi il tempo libero in modo tranquillo e piacevole. Questi piccoli gesti sono facili da fare e spero che anche voi possiate trovare qualche spunto per mettere in ordine la vostra casa e risparmiare tempo. Vi mostro una piccola spesa. Fare la spesa è una delle cose che bisogna fare in modo intelligente e pianificato, perché ci aiuta a risparmiare e a non comprare cose inutili. Quando pianifichiamo cosa dobbiamo comprare, possiamo organizzare meglio il nostro tempo e il nostro denaro. In questo modo evitiamo di spendere troppo e di finire con cose che non ci servono davvero. Inoltre, fare la spesa in modo attento ci permette di scegliere sempre i prodotti migliori e più convenienti, aiutandoci a vivere meglio e a gestire bene le nostre risorse. Per risparmiare tempo, appena arrivata la spesa, la mettiamo subito a posto. Non lasciare le borse in mezzo o per dopo fa che la casa resti ordinata e non si crea confusione. Organizzare subito la spesa è un modo semplice per dire alla nostra mente che ci stiamo occupando di tutto e questo ci aiuta a sentirci più tranquilli. Quando abbiamo tutto al suo posto e sappiamo cosa abbiamo, è più facile preparare i pasti e fare altre tante cose. In questo modo evitiamo di perdere tempo a cercare le cose o a sistemare tutto all'ultimo momento e di conseguenza ci sentiamo più sereni e in ordine. Siamo tornati da poco da una vacanza e per non avere troppo da lavare, ieri sera ho lavato le asciugamani e i teli da mare. Oggi sto facendo un altro bucato con i costumi e i vestiti usati, così non si accumula troppo sporco. È importante non lasciare la roba sporca accumulata troppo tempo, perché così il lavoro alla fine è meno e non ci troviamo con grandi pile di vestiti da lavare tutti insieme. Quando ci occupiamo subito di lavare le cose, ci sentiamo meno sotto pressione e tutto diventa più facile. Oggi, per eliminare la sabbia rimasta nei costumi, ho usato una spazzola morbida per rimuovere i residui più ostinati. Adesso stendo qui fuori. È importante asciugare i costumi all'aria e lontano dalla luce diretta del sole, preferibilmente stendendoli in un luogo ventilato, per preservare la qualità e i colori. È da 5 anni che abbiamo il piacere di avere la lavastoviglie. È uno degli elettrodomestici che mi aiuta a risparmiare tempo in cucina, perché non devo lavare i piatti a mano o almeno non tutto. Ricordiamoci di non mettere gli accessori in legno. Per farla funzionare sempre bene è importante pulire il filtro almeno una volta a settimana, così evitiamo problemi e ci risparmiamo brutte sorprese in futuro.
Dedico almeno una volta alla settimana a pulire bene la lavastoviglie, usando una spazzola morbida per pulire le fessure, le giunture e i punti dove si accumulano più sporco. In questo modo evito che si formi cattivo odore e che si blocchino i filtri. Cerco anche di riempire gli appositi scomparti con il sale e il brillantante, così la lavastoviglie funziona meglio e i piatti vengono più puliti. Questa semplice routine aiuta a mantenere il buon funzionamento della lavastoviglie e a prolungare la sua vita, senza dover spendere troppo tempo o soldi per riparazioni. Ringrazio molto la lavastoviglie perché mi permette di risparmiare tempo prezioso, che posso dedicare ad altre cose, come stare con la mia famiglia o rilassarmi. In questo modo la lavastoviglie non solo semplifica la mia vita, ma mi aiuta anche a mantenere tutto più facile e senza stress. Non solo in estate, ma in tutte le stagioni è importante gettare la spazzatura e pulire le pattumiere e i pavimenti regolarmente. Se lo facciamo tutti i giorni, evitiamo che si accumulino cattivi odori e aiuta anche a mantenere la casa più fresca e pulita, rendendo l'ambiente più piacevole per tutti. Avendo del tempo a disposizione prima di rifare i letti, lascio le lenzuola già stirate prendere aria. Così sono più fresche da usare. Per rinfrescare di più i tessuti, spruzzo una semplice miscela di acqua, alcol e ammorbidente, che aiuta anche a eliminare eventuali cattivi odori. Dopo circa 10 o 15 minuti rifaccio i letti e nel frattempo approfitto per spolverare un po' le stanze, così tutto è più ordinato e pulito. Quando finisco, il robot si occupa di lavare e sistemare i pavimenti. Anche nei giorni in cui non facciamo niente, non sono giorni persi.
Ci sono momenti in cui dobbiamo prenderci una pausa per pulire e ricaricare il nostro cuore, il nostro corpo e la nostra mente. Questi giorni di calma ci aiutano a riflettere, a capire meglio noi stessi e a liberarci dallo stress. Quando ci fermiamo un po', possiamo ripartire con più energia e pensieri più carichi, pronti a affrontare nuove sfide con più forza. È importante capire che anche il tempo dedicato al riposo è un investimento per il nostro benessere e per vivere meglio ogni giorno. In questi giorni di vacanza abbiamo passato più tempo in famiglia e ci siamo regalati dei momenti belli insieme, coccolandoci con del cibo fatto in casa. Questa volta abbiamo preparato dei petti di pollo impanati, che sono semplici da fare e davvero gustosi. Anche questi sono gesti che mi danno tanta energia e felicità. E così, con il cuore pieno di gratitudine e un sorriso, termino questo video ricordandovi che anche i piccoli gesti quotidiani, fatti con cura e semplicità, rendono la vita più bella e le nostre case più serene. Non serve complicarsi la vita. Con un po' di organizzazione, attenzione e tanto affetto, possiamo vivere ogni giorno con più calma, gioia e gratitudine. Spero avervi fatto compagnia e che questi consigli vi siano stati utili e che possiate trovare anche voi il vostro modo speciale di rendere la casa un luogo accogliente e felice. Un abbraccio grande a tutti e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!